Ma quale strizzacervelli di cosa? Ma la vogliamo smettere di usare queste parole obsolete, avere nella testa queste idee che vanno invece vanno veramente strizzate queste parole, non altro. Ecco, andiamo a indagare, in questo caso investigare su questa terminologia e della possibilità invece di sostituirla, e faremo anche un sondaggio insieme se mi seguirà in questo nuovo episodio di Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Bene, puntata di Natale. Io per l'occasione, se vedrai la puntata nel canale YouTube, come vedi indosso la maglietta di Nelson dei Simpson, personaggio dei Simpson che fa no, il suo tipico viene trasformato in un ho ho ho, che sarebbe quello tipico natalizio che invece dice Babbo Natale. E il nostro dispettoso Nelson, diciamo che col suo stile produce il verso natalizio e quindi esprime il suo modo di celebrare il Natale, che mi trova abbastanza in sintonia e sento un modo da scemacchiotto. In questo episodio andiamo a vedere, appunto parto dallo spunto della terminologia strizzacervelli per andare a capire come possiamo rapportarci a un lavoro di indagine della nostra mente. Indagare la mente, appunto, viene vissuto come una violazione del nostro spazio privato di intimità, e una violazione fatta col piede di porco, quindi che sfonda la nostra porta e diventa quasi come se la polizia, senza permesso di entrare, oppure con il permesso, con la famosa autorizzazione per entrare a perquisire la nostra abitazione, arrivano e iniziano a ribaltare tutti i cassetti di casa nostra, perché devono andare a trovare qualcosa di losco. Ecco, in questo caso poi strizza potrebbe essere anche collegato a delle azioni violente sul nostro corpo e all'estorsione di segreti, paturnie che non vogliamo confessare, quindi un'investigazione che tende al puntarci il faro contro per andare a trovare qualche elemento di colpevolezza, qualche elemento di cui dovremmo vergognarci, o dovremmo comunque pagare un prezzo, uno scotto, non lo so, fare 7 Ave Maria e 4 Padre Nostri, e quindi per poterci, come dire così, liberare delle nostre colpe. Quindi, essendo legato un po' a tutto questo mondo, diciamo, non proprio che mette a proprio agio, diciamo che crea una certa reticenza nel porsi in un'idea di indagine della propria mente, ma questo non soltanto con un professionista, ma anche nel rapporto con la nostra stessa mente. E quindi per questo ti rimando anche alla puntata dedicata al fare pace con l'inconscio, che troverai nel canale. E quindi se io mi devo far indagare la mente, come abbiamo visto, è quasi una violenza e non la vivo molto bene, per cui inizio a mettere delle barriere, delle guardie,
delle sentinelle che cercano di proteggere la mia mente, cercando di stare attento a dove mi si vuole colpire per entrare un po', no, so che l'altra persona vuole farmi abbassare la guardia, ma in realtà mi vuole solo fregare, no, come faceva l'ispettore Colombo, la cui tecnica era quella di sembrare un po' fesso, così allora il malvivente solitamente abbassava la guardia e lasciava scoperto un angolo su cui lui entrava immediatamente per smascherarlo. Quindi attiva tutta una serie di resistenze che, ribadisco, non riguardano soltanto l'indagine fatta da una terza persona, ma riguardano la nostra stessa capacità di indagare la nostra mente e quindi un'inibizione dell'indagine della mente che limita estremamente la nostra espressione e il nostro potenziale e va anche a invalidare le relazioni che abbiamo con l'altro. Tant'è che io posso dire chiaramente che se una persona appena mi presento mi dice quindi sei uno strizzacervelli, sicuramente non diventerai facilmente il mio migliore amico. Attento, adesso mi psicanalizzi, ma chi ti vuole psicanalizzare? Uno, perché per esempio io non faccio psicanalisi e quindi non ti psicanalizzo assolutamente, e soprattutto ma che me frega di pensare a te. Questo è un altro elemento molto molto importante, perché diciamo che l'approccio solitamente, no, di giudizio, anche quindi il sentirsi giudicati, sarebbe proprio l'antitesi di quello che fa un professionista, fermo restando che poi una persona fuori dal luogo di lavoro, così come nel luogo di lavoro, dovrebbe avere un atteggiamento umano di non giudizio, diciamo. Ora non entro troppo nel merito di questa spiegazione qua, però in questo senso io avrei più paura di una persona non formata e quindi che appunto è probabile che abbia molto più sviluppato una tendenza al giudizio che è appunto stata fomentata dalla nostra simpatica società, verso la quale io provo sentimenti molto natalizi, come avrai sentito anche negli episodi precedenti. Quindi quest'idea dello strizzacervelli, che nasce nell'Italia tra gli anni 60 e 70, quindi quando inizia la terapia ad entrare nella, diciamo, a diventare pop, mainstream, quindi quest'idea di andare a fare l'analisi, un percorso di psicoterapia diventa di dominio pubblico e attiva quindi le fantasie delle persone, le paure, le paranoie, le psicosi delle persone nei confronti di questo avvicinamento, di questo elemento ignoto. Come meccanismo di difesa si crea appunto questo simpatico nomignolo che un po' ironicamente, ma direi più sarcasticamente, serve a creare una distanza nei confronti di un mondo verso il quale non ci si vuole andare, perché appunto richiama poi gli elementi di dolore, di sofferenza, di follia, di perversione e così via. Ma se poi noi, andando di logica, dovessimo pensare che un lavoro che dovrebbe portare ad un benessere è in realtà una forma di condanna di chi sei e quindi io ti analizzo per poi condannarti oppure scagionarti, è più una fantasia da tribunale, no? Per cui più adatta ad un mondo del legale, dove c'è una persona che viene chiamata come testimone e magari viene portata a cercare veramente di parlare e dire la verità e tirare fuori quelle che sono le sue responsabilità nei confronti di una situazione indagata. Non ha nulla a che fare invece col mondo psicologico, col mondo della consulenza, col mondo della formazione, anche se molte volte è vero che le persone e i professionisti
si possono porre in questo modo investigativo, indagatorio e di andare a caccia di verità. E quindi bisogna stare attenti a poter discriminare quando l'approccio è realmente produttivo, in senso di produrre salute, di generare benessere e di portare sempre allo sviluppo di potenzialità e l'espressione della persona, oppure viceversa portarla a un maggior senso di appesantimento e di malessere. Per cui cosa possiamo usare invece di strizzacervelli? E qui parte il mio sondaggio. Io suggerirei, anche per la mia idea di esperienza, che dovrebbe essere quella del confronto tra due persone, quella di massaggiamente, no? Cioè l'idea di avere un'esperienza di massaggio, no? Pensiamo proprio quando noi ci andiamo a fare un massaggio che riguarda il corpo. L'esperienza intima del contatto di massaggio è un'esperienza che chiaramente non tutti vivono bene, però tendenzialmente se vissuta bene questa esperienza, quindi ci sono dei passaggi preliminari per coloro che non hanno un buon rapporto col contatto corporeo, che è molto importante invece avere, e quindi l'esperienza del massaggio può essere qualcosa di estremamente piacevole come idea. Poi ci può essere appunto il massaggio terapeutico, così come il massaggio rilassante. Esistono tante tipologie di massaggi, e il massaggio terapeutico non è necessariamente piacevole nel contatto. Talvolta il massaggio anche terapeutico, quindi del fisioterapista o dell'osteopata, può essere leggermente doloroso, diciamo così, ma per produrre un sollievo successivamente, andando a smuovere appunto quelle parti contratte che richiedono appunto di essere allentate e riportare quella flessibilità che va a contrastare la rigidità che si è creata nel nostro corpo, che poi viene compensata andando a produrre degli effetti sulle altre parti del corpo, e quindi modificando la nostra postura e portando dei dolori anche in altre zone del corpo. Quindi comunque l'effetto di un massaggio in generale sarebbe quello di portare sollievo, di alleviare il dolore, di alleviare la sofferenza, di ridurre i nostri fardelli personali, di dare supporto, nutrimento, potenziamento, come abbiamo visto nell'idea di comodità buona nel nostro secondo episodio di Comfort Zone. Quindi la vera comodità è quella che aggiunge agio alla nostra vita, che aggiunge un potenziamento. E quindi il massaggio aggiunge anche soluzioni e strumenti. Tu dirai: ma come aggiunge il massaggio, aggiunge soluzioni e strumenti? Certo, perché magari il fisioterapista ti può anche dire: guarda, ti do degli strumenti per cui tu a casa da solo puoi alimentare questo benessere, quindi fai questi esercizi, fai questo stretching, quindi c'è proprio l'idea di sciogliere dei nodi e quindi di fare un'esperienza dalla quale ne esci ricaricato, rigenerato, al contrario di quell'idea di uscire da una sessione di appunto psicoterapia o di psicanalisi più devastati, con malessere, pieni di idee contorte, che ci fanno dubitare ancora maggiormente di noi, che ripeto non dovrebbe essere un effetto che nella mia idea di lavoro, di consulenza rientra, e chiaramente non dovrebbe essere quello che viene ricercato dal professionista. Quindi l'esperienza del massaggio rimanda a un mondo di piacevolezza, un'esperienza piacevole in cui ci prendiamo del tempo per noi, che è di per sé nutriente e non è esclusivamente finalizzato poi a portare un beneficio esterno che avviene fuori da quello spazio, altrimenti tempo perso. No, diventa un'esperienza che ha anche una finalità in se stessa, di scambio, di contatto,
di vicinanza che aiuta comunque la crescita. Poi alla fine il beneficio è inevitabile che ci sia in questo senso, però senza quell'ansia di dover portare a casa il risultato, no? Mi vado a fare questa indagine, sono coraggioso, cioè anche quest'idea che bisogna essere coraggiosi per andare a esporsi e andare a chiedere supporto, io la trovo veramente denigrante, cioè anche se in maniera diciamo un po' ambigua, perché uno dice bravo, ti sto incoraggiando perché ti sto dicendo che sei coraggioso, ho capito, però magari ci vuole coraggio per andare dal dentista, dove ti mettono delle pinze e ti staccano i denti. Tra l'altro uno dei miei dentisti che saluto di quando avevo lo studio a Pescara, aveva un approccio che tendeva comunque a generare sollievo mentre stai lavorando su situazioni di dolore, quindi riuscire a creare un clima piacevole, anzi più la situazione è di sofferenza, più creare un clima piacevole e un contesto di agio aiuta a permettere di entrare in situazioni delicate senza sperimentare sofferenza e quindi senza andare a traumatizzare la persona, perché io ti posso staccare il dente e completare correttamente l'operazione, ma ti crea un trauma psicologico nei confronti del dentista. E quindi l'idea di portare un'esperienza di sollievo, quindi che non è che se noi andiamo ad aprire un dolore, il dolore non c'è, il dolore c'è, lo andiamo a vedere insieme e ci mettiamo l'acqua ossigenata che può bruciacchiare, ma successivamente c'è un sollievo e c'è una guarigione. Ovviamente il massaggiamento non è legato solo a un ambito terapeutico, ma è legato, come dicevo prima, proprio a qualsiasi scambio relazionale tra persone che vogliono interagire in un modo che sia costruttivo e generativo di elementi creativi. E tutte le volte che noi interagiamo con qualcuno abbiamo l'opportunità di fare un'esperienza di massaggio, di creatività, di arricchimento che necessariamente si fonda su elementi che possono favorire questa possibilità, e questi elementi, così come il massaggio fisico è basato sul tocco fatto in un certo modo che genera appunto sensazioni piacevoli, che abbia una certa pressione, che sia fatto quindi in un certo modo dalla persona che massaggia, con delle tecniche specifiche. Per quanto riguarda invece il massaggio relazionale tra persone, questo può avvenire con il fatto di utilizzare gentilezza. Se io voglio far avere un'esperienza piacevole a una persona, sicuramente non la insulterò, sicuramente non andrò a tormentarla, sicuramente non andrò a fare delle insinuazioni nei suoi confronti, non andrò a suggestionarla negativamente. Cioè, queste sono delle cose che molto spesso avvengono nelle conversazioni normali e dove le persone mettono gli scudi giustamente cercando di difendersi, perché devono schivare i colpi di una persona che sta cercando in qualche modo di screditarla. Non si capisce bene perché. Quindi il mio invito, e siamo a Natale, quindi anche per questo ho scelto di fare questa puntata, è proprio quello invece di pensare di entrare in una relazione con l'idea di generare un'esperienza piacevole per l'altra persona. E quindi è chiaro che l'altro elemento è il fatto di portare divertimento. Portare divertimento è un elemento potentissimo di benessere per le persone. Quindi tutte le relazioni che funzionano sono fondate sul divertimento, sullo scherzo, sul gioco. E
chiaramente il gioco può sfociare facilmente nella rissa, quindi dobbiamo padroneggiare attentamente gli elementi della conversazione giocosa senza che questi diventino un divertimento per me e un insulto per l'altro. Molte volte, senza rendercene conto, noi mentre ci divertiamo a discapito degli altri, e questo deve guidarci a portare l'attenzione su come sta l'altro rispetto a quello che noi stiamo dicendo. Questo è essenziale al fine di autoregolarsi reciprocamente per condividere l'idea di un'esperienza piacevole. Questo dovrebbe essere un presupposto importante di qualsiasi relazione, ed è chiaro che molte volte le persone le loro prime esperienze piacevoli le fanno proprio in un percorso dove iniziano a dire però il rapporto con gli altri esseri umani non è per forza qualcosa di devastante, quindi recuperare un po' di fiducia in questi elementi, così che si esce dall'idea di bisogna essere per forza tosti e prevaricare gli altri, perché se no gli altri ti prevaricano. Ecco, insieme dobbiamo iniziare a introdurre questa modalità diversa di relazionarsi, che è basata e fondata sul rispetto, cioè non c'è gentilezza senza rispetto. Io posso essere gentile, se c'è rispetto diventa quasi automatico. Quindi nel momento in cui noi rispettiamo gli altri, ora sembra una cosa banale, sembra una cosa semplice, ma in realtà ci sono tantissime insidie in questo. Ora, quello che ti volevo portare in questo episodio natalizio di Natale 2024 è proprio quello di andare a sostituire l'idea dei rapporti umani come strizzarsi reciprocamente e vince chi strizza più forte i maroni dell'altro, ma invece come uno scambio di massaggi reciproci per la propria mente, che ne viene stimolata, che ne viene ispirata, che ne viene alleviata, sollevata, alleggerita. E pensa se tutti avessero questo approccio reciproco, come sarebbe più lieve la nostra esistenza già difficile e dura. Invece noi ci diamo le mazzate sui maroni reciprocamente. Detto questo, io ti saluto e ti abbraccio, buone feste dal dottor Emilio Gerboni e al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.